quando la gente ebbe l'opportunità di osservare un giovane appassionato degli animali, Augusto de Oliveira, passeggiare per le strade di Yannis, Massachusetts, al comando di un branco di 6 energici pastori tedeschi, senza l'ausilio di guinzagli, rimase estasiata dalla sorprendente disciplina e armonia che questi cani dimostravano. Era uno spettacolo da incanto, una dimostrazione di affetto reciproco tra il giovane e i suoi fedeli amici pelosi, che agivano in perfetta sintonia come un'unità coesa. Al centro di questa meravigliosa scena c'era Augusto, il loro orgoglioso padrone, chiaramente considerato il leader indiscusso del branco. La capacità di Augusto di instaurare tale connessione con i suoi cani era tanto incredibile quanto affascinante. Questi pastori tedeschi, privi di guinzaglio, sembravano mossi da legami invisibili, rispondendo alle vocali indicazioni del giovane con una disciplina impeccabile. Erano uniti da un'affettuosa armonia, senza mai manifestare alcuna rivalità tra loro, né dare importanza ai latrati di altri cani incontrati per strada. Erano completamente concentrati sul loro branco e sul loro amato leader, ignorando ogni distrazione esterna. Le persone rimanevano a bocca aperta mentre assistevano alle passeggiate quotidiane di Augusto e dei suoi cani attraverso le strade e i parchi di Yannis. Alcuni erano così colpiti da tale straordinario comportamento che chiedevano di poter scattare una foto insieme. Augusto, con un semplice comando, faceva fermare i suoi amici a 4 zampe per una foto, e, una volta soddisfatti i fan, bastava un fischio per farli riprendere la loro posizione dietro di lui. In breve tempo, questo appassionato degli animali e il suo affiatato branco divennero il principale argomento di discussione in città. I sussurri e i commenti a bassa voce erano all'ordine del giorno, alimentando l'idea che dietro a tutto ciò potesse celarsi qualcosa di sinistro. Alcuni vicini e curiosi spettatori iniziarono a nutrire sospetti verso questo uomo che sembrava circondato solo dai suoi cani. Augusto non aveva una vita sociale molto sviluppata e sembrava evitare la compagnia umana. Gli investigatori improvvisati passavano ore fuori dalla sua abitazione, scrutando attraverso le tende e cercando qualsiasi indizio che potesse spiegare il segreto di tanto amore e disciplina nei confronti dei suoi cani. Alcuni sospettavano che potesse maltrattarli per ottenere la loro obbedienza incondizionata e persino rovistavano nei suoi bidoni della spazzatura alla ricerca di prove compromettenti. Una delle vicine più curiose era una donna dedicata al salvataggio degli animali randagi. Era fermamente convinta che Augusto facesse uso di collari a scossa elettrica per forzare i suoi cani a ubbidire. Questa donna si mise a raccogliere supporto tra i vicini e i cittadini per una petizione che chiedeva l'intervento delle autorità e un'indagine sul presunto abuso nei confronti dei suoi cani. Augusto avrebbe potuto sicuramente dissipare questi dubbi spiegando chiaramente i suoi metodi di addestramento. Tuttavia, ogni volta che veniva interrogato, mostrava un atteggiamento riservato che alimentava ulteriormente i sospetti. Al massimo, accennava che aveva dedicato molta dedizione e pazienza per perfezionare i suoi metodi fino al punto in cui poteva portare i suoi cani in pubblico senza il bisogno di guinzagli. In realtà, tutti sapevano che aveva dedicato la sua vita a diventare un esperto addestratore di cani. Augusto aveva trascorso la sua infanzia in Brasile circondato da pastori tedeschi e aveva sviluppato una straordinaria affinità con questi animali. Passava ore a interagire con loro in una fattoria brasiliana e aveva scoperto per caso di avere un dono naturale per comunicare con loro e influenzarne il comportamento. Quando la polizia fece irruzione nel suo appartamento, rimase sorpresa dallo stile di vita condiviso tra Augusto e i suoi cani. Non c'erano canili o recinti, ma solo un legame profondo tra il giovane e i suoi fedeli amici pelosi. Augusto condivideva il suo letto con loro, permettendo loro di condividere ogni spazio della casa. Era evidente che questi cani erano il centro del suo mondo, amati come membri della sua famiglia. Dopo aver esaminato attentamente ogni aspetto della vita di Augusto, la polizia decise di coinvolgere esperti di animali per una valutazione approfondita. Questi esperti osservarono Augusto e i suoi cani per alcuni giorni, scrutando ogni loro movimento e ispezionando l'appartamento in ogni dettaglio. Dopo questa attenta analisi, conclusero che non c'erano segni di maltrattamenti o trascuratezze nei confronti dei pastori tedeschi. Al contrario, questi cani erano coccolati e trattati con amore, ricevendo cibo di alta qualità e le migliori cure possibili.
Era evidente che Augusto li amava come membri della sua famiglia e si prendeva cura di loro con dedizione. Sebbene Augusto non avesse condiviso apertamente i dettagli dei suoi metodi di addestramento, i suoi risultati parlavano da soli. La sua capacità di instaurare un legame profondo con i cani, basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco, era evidente in ogni singolo passo che faceva con il suo branco di pastori tedeschi. Era un amante degli animali con una straordinaria reputazione, e il suo amore per i cani si era trasformato in una carriera di successo. Augusto fondò il Griffin Shepherd Kennels, un luogo dove si dedicava a formare e addestrare cani per diventare animali altamente disciplinati e obbedienti ai loro proprietari. Questo appassionato degli animali divenne un punto di riferimento per coloro che cercavano addestramento per i propri cuccioli, ottenendo così la gratitudine di molti proprietari che ricevevano cani ben educati in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente. Augusto aveva una specialità nei pastori tedeschi, ma addestrava con successo cani di tutte le razze. Benché custodisse gelosamente i dettagli dei suoi metodi, condivideva il segreto principale del suo successo: il tempo trascorso insieme. Trascorrere tempo di qualità con i cani, alimentarli personalmente, permettergli di dormire vicino a lui e dedicare tempo all'esercizio fisico li incoraggiava a vedere in lui il leader del branco. Questa fiducia reciproca e il rispetto reciproco erano evidenti nella straordinaria disciplina e unità che Augusto e i suoi cani mostravano ogni volta che camminavano insieme per le strade di Jannis. Non solo Augusto riusciva a guidare i suoi 6 pastori tedeschi senza guinzagli per le strade di Jannis, ma affermava di poter gestire fino a 15 cani non legati contemporaneamente, senza mai incappare in incidenti. In tempi più recenti, si era persino avventurato per le strade di Boston, dimostrando che la disciplina dei suoi cani era costante, indipendentemente dall'ambiente circostante. Il suo amore per gli animali e la sua straordinaria reputazione lo avevano reso anche una sensazione su internet, dopo che uno dei suoi video era diventato virale nel 2013. La sua storia dimostra che l'amore, la dedizione e la comprensione reciproca tra gli esseri umani e i loro amici a 4 zampe possono creare un legame incredibile, basato su fiducia e rispetto reciproco. Augusto de Oliveira era veramente un amante degli animali straordinario, e la sua storia ispira chiunque abbia a cuore il benessere dei loro fedeli compagni pelosi. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Grazie.